Buongiorno e ben ritrovati. In questo video racconto vedrete il recupero di un oscillatore HP 204B operante nella banda 5 Hz 560 kHz. È l'evoluzione a transistor dei più vecchi oscillatori della serie 200 a valvole termoioniche. Sicuramente di mole più contenuta e con consumi veramente ridotti al minimo. Possibilità di alimentarlo tramite un pacco di batterie per ottenere una migliore riduzione del rumore di fondo. Ho sotto mano lo schema elettrico dell'HP che porta come data 1962. Pertanto il progetto di questo tipo di apparecchiature ha almeno 60 anni. Tramite una vendita online ne ho trovato uno in condizioni estetiche e meccaniche eccellenti, nonostante la non più giovane età. Sicuramente non avevo bisogno di un altro oscillatore di bassa frequenza, ma il prezzo basso e le buone condizioni dello strumento mi hanno fatto propendere per l'acquisto. Chi me lo ha venduto l'aveva acquistato a sua volta da un'altra persona, la quale aveva cercato di rimediare a qualche probabile guasto. Il venditore è stato così gentile da aprire il contenitore dell'oscillatore per farmi vedere le condizioni in cui si trovava, che non erano il massimo. Collegato ad un oscilloscopio, però mostrava comunque di fare il suo dovere. Portato a casa, ho notato che le boccole del segnale in uscita erano entrambe rosse e mancava la boccola della terra elettrica. La presa dei 230 volt era assente, al suo posto un bel buco con il cavo elettrico che vi passava attraverso. Aprendolo ho scoperto che non c'era la connessione con la terra elettrica, pericoloso per via del contenitore metallico ed anche una mancata schermatura dell'elettronica. Inoltre, i condensatori da C25 a C29, che probabilmente fanno da filtro passabasso sulla rete di retroazione dell'amplificatore, erano stati sostituiti con elettrolitici incollati a ramello sullo stampato e con fili volanti. Una tristezza unica per gli occhi. Nonostante tutto, l'oscillatore continuava a funzionare in tutte le gamme, meno che in quella per 1. Il cablaggio tra la scheda dell'alimentatore e quella dello stadio oscillatore-amplificatore avveniva tramite nuove connessioni realizzate con fili volanti di esigua sezione e l'utilizzo di nastro adesivo per coprire le giunture. Tutto da rifare. Questa parte è stata la prima che ho risolto rifacendo tutti i cablaggi. È seguita la sistemazione delle boccole d'uscita con i giusti colori e ho aggiunto quella della terra elettrica. Connessione di terra ripristinata su tutto il contenitore. Al posto della presa elettrica mancante ho posizionato un solido passacavo e inserito un bel cavo elettrico a 3 poli. Ora la terra c'è. Una volta verificata la corretta funzionalità dell'oscillatore, ho provveduto a pulire e sostituire i condensatori da C25 a C29 con i valori opportuni e realizzando connessioni plausibili. Non avendo condensatori assiali, ho dovuto utilizzare normali condensatori elettrolitici verticali, cercando di realizzare connessioni non troppo invadenti. La fortuna è che questo oscillatore lavora sino a 500 kHz, per cui non ho dovuto fare particolari attenzioni. La gamma per 1 l'ho lasciata non funzionante, in quanto molto probabilmente si tratta di uno o di entrambi i condensatori di precisione realizzati appositamente per questo dispositivo in speciali box grigi ermetici. Non mi andava di porre componenti esterni aggiuntivi. Mi perderò la gamma 5 Hz 50 Hz. Pazienza. Rimontato il tutto e l'oscillatore non va. Dannazione. L'ho riaperto ed ho iniziato a verificare le tensioni DC.
Il finale era piantato verso uno dei due rami di alimentazione. Ho controllato quindi a ritroso, trovando nel circuito pilota un condensatore elettrolitico che presentava 22 ohm di resistenza, il famoso elettroresistore. Questa resistenza non desiderata bypassava un diodo Zener e sbilanciava la polarizzazione. Sostituito entrambi per sicurezza e l'oscillatore ha ripreso a funzionare. Restava da verificare la qualità delle prestazioni. Con grande sorpresa ho riscontrato subito grande stabilità della frequenza e un'ottima rispondenza tra scala rotante dial e valore della frequenza in uscita. Collegato ad un oscilloscopio con FFT e distorsiometro HP, ho regolato bias e bilanciamento dei canali per la migliore distorsione e minor valore DC in uscita. Tensione continua in uscita inferiore al millivolt e distorsione migliore di meno 48 dB, quando le specifiche HP parlano di 40 dB. Direi che posso ritenermi soddisfatto. Ora ho un altro anziano gioiellino HP tra le mie apparecchiature. Sono molto felice. Grazie per aver guardato questo video. Ricordati di mettere like, ti ringrazio. Arrivederci alla prossima avventura.